Top Gear è un programma che vedevo su D-Max qualcosa come anni e anni fa, ai tempi in cui su GXT c'era ancora Takeshi's Castle tipo, che tra l'altro era fatto da Takeshi Kitano. Vabbè, dicevo, Top Gear è uno di quei programmi che ricordo da piccolo come una sorta di sfocato sogno lucido, un sottofondo al mio giocare sul tappeto di casa assieme a mio fratello, e solo negli ultimi anni ho davvero recuperato tutta la lunga run del programma, risvegliando di tanto in tanto ricordi rimasti sopiti. Incredibile cosa possa fare il cervello umano. E in tutto ciò il punto è che a me neanche importa davvero delle macchine, cioè tutto ciò che so attualmente sulle macchine lo so passivamente da Top Gear. Ma perché allora Top Gear e anche il suo sequel spirituale The Grand Tour mi piace così tanto? Beh, grazie ai suoi presentatori, o meglio i veri presentatori a parer mio, che dal 2002, 2003 per uno di loro, al 2015 hanno mandato avanti la baracca con alcune delle più famose trovate, generando alcuni dei più famosi meme che tuttora uso quando voglio fare un po' di flame su internet. Sto parlando di Richard Hammond, James May e Jeremy Clarkson. Se avete avuto modo di vedere il programma non credo che io debba spiegarvi qualcosa, ma questo sarà un video che parlerà in maniera approssimativa e sommaria di un programma che, contro tutto ciò che credevo di sapere sui miei gusti, è diventato uno dei miei programmi preferiti. Tra il 1964 e il 1975, uno dei più famosi programmi della BBC, nonché primo programma basato sulle macchine, oltre che primo programma completamente a colori in Inghilterra, era Wheelbase, presentato da Gordon Wilkins e Cliff Michael Moore. La particolarità di questo programma era proprio il mettere le basi di ciò che sarà in futuro Top Gear, in quanto composto da persone che parlavano di auto, mostravano automobili fuori dal comune o popolari e facevano particolari sfide per decretare la migliore in assoluto. Wheelbase fece da apripista per tantissimi altri programmi, come esempio Rally Report di William Woolard, ma ne restano ormai pochissimi resti di Wheelbase in sé. Rally Report negli anni 80 si concentrava appunto sulle macchine da rally, che saranno anch'esse successivamente importanti in Top Gear, che, come vedremo, sarà un po' la somma di tutti questi mini programma diventando un aggregatore di motori. Praticamente un anno dopo la cancellazione di Wheelbase, la BBC decide quindi di provare a sfondare con un nuovo programma automobilistico, Top Gear. Per quanto il Top Gear così come lo conosciamo sia nato nel 2002, è doveroso specificare non fosse effettivamente la nascita di Top Gear. Top Gear nasce da un'idea di Derek Smith nel 1977 che sulla falsariga di Drive-In propose un programma di automobili e sicurezza stradale alla BBC, appunto la rete del Regno Unito, che si sarebbe concentrato anche sul fare approfondimenti su eventi sportivi, tipo la 24 ore di Le Mans, il tutto condotto da presentatori che avrebbero fatto da raccordo ai vari filmati. Una sorta di telegiornale automobilistico, insomma, ma soprattutto a basso costo, in quanto nessuno in realtà riponeva troppo fiducia in questo progetto. Con il primo episodio mandato in onda il 22 aprile 1977 usando come colonna sonora la famosa canzone Jessica degli Allman Brothers, presentato da Angela Rippon e Tom Coyne. Il programma divenne rapidamente un successo inaspettato che portò quindi al via libera della produzione di altri episodi, convincendo anche la BBC a non mandarlo solo in onda nelle Midlands, ma in tutta l'Inghilterra. Being a woman driver, I'm very much aware of the fact that lady drivers, all lady drivers, are the subject of music hall jokes, have been for years. But, you know, really, if you think about it, there aren't men drivers and women drivers, there are people who drive cars. Some of those people are very good drivers, some of them are very, very bad. And some of the bad drivers are men. A dare il tocco un po' passivo-aggressivo al programma, capace però di catturare il cuore degli spettatori, fu il presentatore Noel Edmonds, che, con un pungente fare inglese, nel 1980 criticò aspramente una Ford GT40 con una recensione molto poco lusinghiera, tale che la Fiat provò a far causa alla BBC per una sorta di diffamazione a mezzo stampa, a meno che Edmond non si fosse scusato. Well, the most burning question of the day has to be, what do you think of it? I mean, the looks. I've stared at this for ages, and bearing in mind that Fiat really have come up with some very attractive cars in the past, I just remain staggered that anybody in the late 70s, early 80s can come up with a design like this, because I think it is positively ugly. La piega presa dal programma non piaceva poi tanto alla BBC che, nel 1981, sostituì Edmonds con William Woolard, laureato di Oxbridge che aveva servito anche come pilota nel Royal Air Force e che in seguito aveva lavorato in aziende di oli in Borneo e Oman.
oltre che come presentatore di Tomorrow's World, uno dei più lunghi e famosi show britannici, portando in Top Gear alcuni dei contenuti più informativi di sempre. Il problema è che gli spettatori erano ormai decisamente di mentalità diversa rispetto alla BBC e, mancando dell'esplosività di Edmonds, il programma andò via via perdendo share fino a ricevere un ultimatum, nel 1986, dai vertici della BBC. O si torna in pista, o si chiude. Per provare a riportare in pompa magna Top Gear vennero fatti alcuni cambiamenti nel personale, affidando il compito a Tom Ross, Ken Pollock e John Bentley. Questo periodo fu un po' di stallo per quanto riguarda la storia del programma, dato che fu un vero e proprio continuare a provare nuovi presentatori e argomenti per ricatturare l'interesse degli spettatori in un qualche modo. Macchine classiche, macchine da corsa, macchine per tutti, motori vari, manifestazioni. Non è che non piacesse il programma, ma risultava comunque in parte stagnante. Finché John Bentley non finì con lo scoprire un giovane giornalista senza peli sulla lingua che già si stava facendo un piccolo seguito sulla rivista Performance Car Magazine e che tra il 1988 e il 1998 renderà nuovamente grande Top Gear. Jeremy Clarkson. Ovviamente Clarkson non venne scelto a caso, ma gli fu fatto un provino assieme ad altre persone a Shogaborooth, in Staffordshire. Venne chiesto a ogni candidato di portare un'automobile e parlarne per 2 minuti, e tra i vari lui fu il più intrattenente nel parlare della sua Range Rover Discovery, e in seguito gli fu chiesto di improvvisare sulla 2 cavalli, dimostrandosi ancora una volta il migliore di tutti nel catturare l'attenzione. Assieme a Clarkson venne aggiunto anche Quentin Wilson nel 1991, venditore di macchine usate con una conoscenza enciclopedica. Jeremy Clarkson è probabilmente una delle persone più controverse dell'Inghilterra per le sue parole e azioni contro star, politici, figure di spicco, automobili, paesi. Insomma, avete capito. Non dico spesso di una persona che mi ispiro a lui, ma... Nato l'11 aprile 1960, non è mai stata una persona troppo calma e già ai tempi delle scuole era il classico ragazzo che causava problemi tanto a se stesso quanto agli altri. In un ambiente di scuola privata, dove il decoro veniva messo prima di ogni cosa, si presentava in maniera sciatta a ogni evento, fumava, beveva e anche senza patente guidava per le strade di periferia. E proprio per questo venne espulso. E diciamo che non la prese proprio benissimo nei confronti della scuola, al punto che quasi a cadenza annuale, in onore della sua espulsione, anche tuttora continua a postare frecciatine sul fatto che, pur avendo avuto voti bassi, fa una vita decisamente più agiata di tanti altri professori. Uno dei suoi amici durante il periodo di scuola era Andy Willman, di cui parleremo in seguito. Dopo essere stato cacciato da scuola a 17 anni, nel 1977, coincidentalmente l'anno di inizio del Top Gear originale, iniziò a lavorare nell'industria di famiglia che si occupava della produzione e distribuzione degli orsi Paddington. La mamma, tempo prima, aveva cucito uno di questi orsi proprio per Jeremy, quando ancora non esistevano giocattoli dell'orso, e in breve tempo altre mamme glieli avevano commissionati per i propri figli, al punto che gli stessi detentori del copyright dell'orso la contattarono e le permisero di farli e venderli. E nel 1977 Clarkson prese la patente per portare gli ordini ai negozi e alle persone. E dopo aver preso la patente, neanche qualche mese dopo, distrusse la macchina della madre in un incidente. Senza auto e senza alcun titolo, pareva ormai destinato a vivere sotto un ponte, ma colpo di fortuna il caporedattore di un giornale locale, il Rotterdam Advertiser, conosceva suo nonno e per questo lo assunse come giornalista freelancer. Proprio in questa palestra, Clarkson iniziò a sviluppare il suo stile rumoroso e d'impatto, iniziando anche a fare articoli decisamente forti contro tutto e tutti, diventando però anche ironicamente il preferito del pubblico, dal momento che i suoi articoli apparivano reali, in un'epoca in cui comunque i giornalisti erano obbligati a mantenere una sorta di decoro e professionalità. Il mondo del giornalismo non lo stimolava più di tanto e iniziò a riflettere sul tornare a vendere orsi Paddington, anche più redditizio. Ma tutto cambiò nel 1983. Uno dei giornalisti più anziani si fece scappare, in sua presenza, un'informazione che pareva troppo assurda per essere vera. Scrivendo articoli di recensioni sulle macchine, sarebbe stato possibile ricevere tali macchine dalle case di produzioni come omaggio o comunque per un periodo abbastanza lungo da provarle per un po'. E beh. It's a great gig. Just do a little piece in your local paper about cars. You get a free car every week. And I just thought, well, I can do that.
E ha così inizio la carriera di scrittore di automobili di Clarkson per il solo desiderio di ricevere auto gratuitamente. Per quanto non fosse così semplice, dato il suo modo di scrivere abbastanza esagerato che gli avrebbe attirato l'odio delle stesse case di produzioni. E ciò cambiò nel 1987, quando a una festa aziendale conobbe John Bentley che stava cercando giornalisti disposti a presentare Top Gear, e con un carattere anche abbastanza forte, tale da attirare comunque spettatori curiosi di vedere uno show che non fosse solo asetticamente descrittivo di macchine, formula che come abbiamo visto fallì. E Clarkson entrò molto bene nella parte, continuando a fare un po' quello che voleva, e attirandosi le ire di letteralmente chiunque. Ire delle femministe? Certo. Dei misogini? Pure. Degli omosessuali? Ovviamente. Degli omofobi? Anche. E così via. Il primo caso di accuse per una frase reputata sessista negli anni '80 fu il descrivere una macchina come capace di strappare l'elastico delle mutandine, per quanto lui si difenderà dicendo che non parlava certamente di ragazze. When you were driving one car and you said, this is the sort of car that'd snap a girl's knicker elastic at 200 yards. Aha! That was a misquote. I said it would snap knicker elastic at 50 paces and never said girls, which was my big defense with all the big bosses that said I was sexist. In seguito verrà criticato per, a esempio, aver scherzato sull'uccidere prostitute fra una guida e l'altra, o l'aver mostrato tranquillamente uno sketch in cui guidando beveva alcolici, giusto per dirne due, oltre che considerata la persona peggio vestita dell'Inghilterra più e più volte. Jeremy Clarkson non era una scelta inizialmente troppo apprezzata da parte dei piani alti per il suo essere sempre eccessivamente schietto e brutalmente onesto, al punto da arrivare a quello che potremmo definire flame vero e proprio alcune volte. Ma proprio per questo suo modo di fare divenne un vero e proprio simbolo del programma, più dei suoi stessi creatori e predecessori, nel momento in cui nel 1988 ne prese le redini al posto di Frank Page il 22 ottobre. Nel giro di 3 anni, Clarkson divenne così tanto popolare e apprezzato per questo suo essere schietto senza piegarsi a compromessi, che il programma tornò completamente sulla cresta dell'onda e addirittura alcune case automobilistiche iniziarono ad attribuire proprio a Clarkson il fallimento di alcune loro macchine. E lui stesso nel 1994 scherzerà su questa cosa recensendo una Vauxhall Vectra, dove si limiterà a non dire praticamente nulla sulla macchina, ma solo a guidarla pensando ad altro, riferendosi al fatto che non ci fosse nulla di importante da dire su quella vettura. Bit of gossip for you here. The drummer in this band, right, is Danny Goffey, son of the very famous Chris Goffey. No, sorry, the car. Right, what else? Oh, that's dull. Well, it's got a coat hook. Oh, I've done that. The clock. La Vauxhall nel 2001 attribuirà proprio a lui il fallimento di tutte le loro macchine. In realtà questa recensione della Vectra fu importantissima perché lanciò un chiarissimo messaggio alle aziende, insegnando una cosa che pare invece molti miei colleghi youtuber non abbiano capito. Non sono le aziende che fanno un favore a mandare le macchine per recensirle, sono i programmi che le recensiscono che fanno un favore a quelle aziende. Quindi se il tuo prodotto fa schifo bisogna dirlo e non fare la faccia bella solo perché è un regalo. E questo insegnamento diverrà la base di tutto Top Gear e soprattutto della filosofia di Jeremy Clarkson. Attorno al 1996 Clarkson iniziò a essere stanco del programma in quanto la BBC non gli permetteva comunque di fare tutto ciò che lui volesse e trovò nei suoi lavori home video, i Clarkson Unleashed on Cars, una vera e propria valvola di sfogo. Corse fra automobili diverse fra loro, giri a tempo, recensioni spietate, auto considerate inferiori che venivano distrutte nei più fantasiosi modi, che sarà poi anche lo scheletro di ciò che Top Gear sarà in futuro. Parallelamente Top Gear toccava vette di spettatori mai viste prima e Clarkson vinceva premi su premi come conduttore e presentatore. Ma l'insoddisfazione restava e, nel 1998, si allontanò dal programma con un episodio finale in cui inscenava l'esplosione dell'auto che guidava, quasi a voler mostrare una chiusura definitiva sulla sua partecipazione al programma. Top Gear tentò di tamponare prendendo nuovi presentatori ugualmente carismatici come un giovane James May, scartato proprio perché inizialmente pareva una copia di Jeremy Clarkson. Intended to evoke the glitz of a Hollywood prima donna, the name actually sounds more like a lavatorial air freshener. Fortunately, the starlet's on the way out. Toyota is suddenly taking the Super Mini very seriously indeed, and it's designed a replacement on a piece of paper this clean. They've given us
The Yaris. Brendan Coogan, che pareva una scelta migliore ma venne invece scartato per colpa delle sue abitudini di guidare in stato d'ebbrezza. Kate Humble riuscì a portare avanti per un po' la baracca, ma a inizio 2000 il programma, ormai sfiancato anche da oltre 20 anni di messa in onda, veniva presumibilmente definitivamente chiuso perché per un'intera stagione non fu capace neanche di arrivare fra i primi 30 programmi della BBC. Ma Top Gear non ne voleva sapere di morire, un po' come la Toyota. Ma ora ci arriviamo. Clarkson era innamorato dei programmi sui motori un po' sopra le righe e proprio per questo aprì Speed, una serie decisamente esagerata che... Parliamo dell'episodio pilota. Comprò un jet militare, lo fece parcheggiare nel giardino di casa mandando su tutte le furie sua moglie e lo utilizzò per spazzare via le foglie, dicendo a chiunque lo criticasse che quell'acquisto non era un pericolosissimo jet militare, ma soltanto un modo per pulire il suo giardino. Oh dear. Oh dear again. This is going to be harder to explain than I thought. Right, I've got it here. Now for the tricky bit. Hello there. And you complain about the moles? Nello stesso periodo la BBC aveva messo in pausa Top Gear, continuando a provare con altri programmi a replicarne il successo, come Fifth Gear, Birmingham Motor Show, Carjack, Panic Mechanic, come se Top Gear fosse stato effettivamente smembrato in diversi contenitori. Nel 2001 Andy Willman si rimise in contatto con Clarkson proponendogli di formare una sorta di associazione. Clarkson, che aveva iniziato a lavorare per la rivista ufficiale di Top Gear, decise di andare a proporre alla BBC, dopo averne parlato con Willman, una nuova serie chiamata Carmageddon, per fare ciò che già lui faceva nei suoi home video, in Speed, concentrandosi sempre su supercar, corse, stunt particolari e distruzioni di macchine. E la BBC, piuttosto che creare tanti piccoli cloni di Top Gear, si limitò a ributtarlo dentro al progetto Top Gear, affidando allo stesso Clarkson, che comunque era ormai una star delle auto, il compito di riformare un nuovo team di presentatori per riportare in vita la vecchia gloria della BBC, e incaricando Willman di tutta la parte registica. Nasce quindi il nuovo Top Gear, con Jeremy Clarkson, Richard Hammond, un giovane venditore di automobili da sempre col sogno di parlarne, è cresciuto sempre con Top Gear originale e col mito di Jeremy Clarkson in televisione che praticamente coronava anche un sogno della vita, e Jason Dave, giornalista automobilista. Hammond era lì in realtà per un fattore di contrapposizione con Clarkson, che vedeva in Richard il suo diretto opposto nello stile, comportamento, modo di parlare, e ciò avrebbe sicuramente portato situazioni comiche. Jason Dave ne sapeva di macchine, tutto qui. Il problema fondamentale era che Clarkson ne sapeva tantissimo di macchine e di come parlare al pubblico, ma troppo poco di come scrivere una serie, arrivando a una congiunta crisi di panico fra lui e Hammond quando, a settembre, ancora non si trovavano fra le mani il pilot che sarebbe dovuto uscire in ottobre, al punto che lo stesso Hammond aveva deciso di lasciare quel lavoro e tornare al suo più sicuro posto di venditore di automobili, con Clarkson che dovette convincerlo a non farlo. Tutto andò però per il bene, come potete immaginare. Anche se in realtà il primo episodio arrivò sì e no al 31esimo posto, venendo per lo più criticato per il suo essere decisamente caotico e troppo lontano dal popolo, con queste supercar ipercostose. Dopo una stagione molto claudicante, nel 2003 Jason Dave veniva sostituito perché considerato un po' noioso, e soprattutto perché la BBC disse a Clarkson che, se avesse voluto tenere Hammond, avrebbe dovuto affiancarlo a un presentatore più trendy in un certo senso, in quanto Top Gear aveva comunque catturato, stando alle indagini di marketing, una fascia d'età abbastanza giovane, portando quindi dentro un altro giornalista automobilistico che curava e cura tuttora una colonna sul Telegraph, James May, che se siete come me sicuramente conoscerete anche per James May, Our Man In, serie di Prime in 2 stagioni in cui viaggia per alcuni stati, attualmente Giappone e Italia, ve le consiglio. Now, this being a new series of Top Gear, we thought we'd try out a new
presenter. Okay, he's called James May, and on the evidence of what we're about to see, he is a blithering idiot. E ovviamente c'era anche The Stig, inizialmente vestito completamente di nero alla Darth Vader e poi invece di bianco, che divenne un simbolo del programma senza neanche mai aprire bocca né mostrare il suo volto. Lo smascheramento divenne quasi un punto cardine della storia degli episodi. The Stig era il pilota di Top Gear, taciturno, ma comunque sempre ben caratterizzato, vittima di storie inventate da Clarkson che aggiungevano un'aura di mistero, rendendolo un vero e proprio supereroe delle macchine. The Stig, assieme anche al modo in cui Richard, James e Jeremy scrivevano i propri personaggi, contribuiva a creare quasi un ambiente a cartone animato, dove ognuno di loro fosse quasi un attore che interpretava il se stesso stereotipato, in cui quasi potevi sapere come ognuno avrebbe reagito a ogni situazione. Non erano come se fossero tutti e tre falsi, ma come se fossero le maschere esagerate di loro stessi. Il Dream Team era nato e avrebbe fatto la fortuna di Top Gear, fino a un terribile evento. L'episodio che consacrò Top Gear fu sicuramente quello del pick-up Toyota, stagione 3, episodio 5, capace di mostrare perfettamente la direzione data dai tre a questo programma. This, I want to make it plain, is not Hollywood. We're not using stuntmen, we're not going to use any computer graphics. We haven't made any mechanical alterations to the car at all. L'episodio iniziava con Clarkson che presentava il pick-up, specificando non avesse subito alcuna modifica per rinforzarlo, iniziando quindi a guidarlo letteralmente ovunque, giù per delle scalinate, contro i muretti, contro cancelli, spingendolo al suo limite massimo, fregandosene di ogni singolo danno, arrivando addirittura ad ancorarlo a un molo per farlo prendere in pieno dalla corrente marina, capace di sradicarlo dagli ancoraggi e affondarlo per ore e ore. Non contento, guidandolo contro un magazzino di legno, buttandogli addosso una roulotte, colpendolo con una palla demolitrice e dandogli poi fuoco. Passando la palla a James May, che, non contento di tutto ciò, lo posiziona sul tetto di un grattacielo che sarebbe stato abbattuto e lo vede precipitare nel vuoto. E alla fine di tutto, la Toyota entrava comunque in studio ancora funzionante. Now we've seen that it started. Yeah, it did start. But did it move? I can hardly believe this myself. Ladies and gentlemen, here it is! Questo sketch fu rivoluzionario, qualcosa di mai immaginato prima da chiunque, in cui veniva utilizzata una macchina per fare come prima cosa spettacolo e solo tramite questo spettacolo parlarne mostrandone tutti i lati positivi. La stessa Toyota utilizzerà questo sketch per pubblicizzare i pick-up in America. Clarkson, Hammond e May stavano rivoluzionando il modo di intendere i programmi automobilistici. Mettersi ora a parlare di ogni singola cosa degna di nota vista in Top Gear sarebbe decisamente fuori di testa e soprattutto impossibile, diciamocelo, perché parliamo di 15 anni di episodi, ma è impossibile non citare alcune delle loro più grandi imprese e sketch. A fare in un certo senso il successo della trasmissione furono, da un lato, le star in auto dal prezzo ragionevole, ovvero invitavano personalità decisamente famose, le infilavano in auto economiche e le mandavano a correre su piste per decretare quale fosse la più veloce ogni anno. Dall'altro lato le sfide, mezzi pubblici contro auto e i viaggi in varie nazioni. Le sfide consistevano in Clarkson a bordo di un'auto da corsa contro May e Hammond sui mezzi pubblici, in cui entrambi arrivavano da punto A a punto B, come ad esempio dall'Inghilterra all'Italia, in cui tutto era comunque in funzione di mostrare queste persone fare una vera e propria corsa all'ultimo minuto. E poi anche i viaggi fra nazioni, ognuno in una macchina, solitamente terribile, comprata a 4 soldi, e tipo 2000 km da attraversare in terreni impervi, strade della morte, foreste, deserti, Vietnam, Argentina, non curanti neanche dei pericoli che correvano, come ad esempio quando si fecero la Turchia con giubbotti antiproiettili, dato che erano su un periodo di guerra, o quando dovettero fuggire dall'Argentina, o quando stavano per essere saccagnati in America, perché, capita che ricevi minacce se ad esempio ti fai il Vietnam con a tutto volume Born in the USA, o se vai in stati di destra americani con slogan a favore degli omosessuali dipinti sulle auto. Are you all gay looking to see how long it takes to get beat up in a hick town? I'm not gay, I'm married. I've got 3 children. No, we're not. No. We just sort of decorated our cars in a distinctive manner.
E il programma era folle, una Reliant Robin sparata con un razzo verso lo spazio, limousine artigianali guidate per Londra, sfide fra roulotte, un treno fatto di automobili, campervan, reinventare le ambulanze. Insomma, tutto ciò che passava per la testa di quei tre veniva fatto, senza curarsi mai troppo delle conseguenze. Ad esempio, ci fu un caso in Inghilterra dove si scoprì che un camionista uccideva le prostitute, e ciò portò a uno sketch di Clarkson che fece decisamente arrabbiare le famiglie delle vittime. Because this is a hard job, and I'm not just saying this to win favour with lorry drivers, it's a hard job. Change gear, change gear, change gear, check your mirrors, murder a prostitute, change gear, murder, check your... That's a lot of effort in a day. O appunto quando invece Clarkson e May sono in viaggio verso il polo a bordo di un'auto, parentesi, le prime persone a raggiungere il polo in macchina furono, ma a un certo punto May tira fuori alcolici da dietro per berli mentre guidano. You've got gin! And because we're in international waters, there's no drink driving laws. Please do not write to us about drinking and driving, because I'm not driving, I'm sailing. O come tutte le volte in cui dicevano che particolari macchine erano da gay, o ancora quando proposero una macchina prodotta dai tedeschi con un navigatore satellitare che avrebbe segnato solo la Polonia come meta, o mostrando una foto di Hitler scherzando sul fatto desse solo indicazioni. We should do a car that's quintessentially German. Well, just replace the spoons with little sausages. No. Give it trafficators that go like that. A sat-nav that only goes to Poland. Well, perhaps they didn't mention it because it's got Hitler in it. I don't know. That's not Hitler. It is. It isn't. No, that car was built long before indicators were invented, so he's just there to do some hand signals. What signals are you doing there then, James? He's saying, take the Third Reich. O ancora quando si beccarono una querela gigantesca da parte della Tesla in quanto criticarono apertamente la durata della batteria. A great fan of the BBC. I was surprised to learn Top Gear was even on the BBC. I think, Clarkson show is much more about entertainment than it is about truth. O ancora quando fecero insulti che i messicani considerarono razzisti, con addirittura l'ambasciatore messicano che accusò la BBC di razzismo. I'm sorry, but just imagine waking up and remembering you're Mexican. That'd be brilliant. It'd be brilliant because you could just go straight back to sleep again. Oh, I'm a Mexican. I'm a Mexican. All I'm gonna do all day. O quando in Albania usarono auto associate alla mafia albanese testando se potessero contenere effettivamente corpi morti. We reckon that when someone from the Albanian mafia is choosing a new car, uppermost in his mind will be this. Can I get a dead body in the boot? Yeah, sense. So that's why the car has a boot. Yeah. Now, unfortunately, to find out which of the cars is best, we have had to murder a passerby. Yeah, and here he is. As you can see, he is quite a big chap, so he took a lot of murdering. And now James is going to see if he can get him in the boot of the Rolls-Royce. Am I? Well, you go first. Yeah, Right. that's the point. Okay. Sì, insomma, avete capito. E lo so che sono cose brutte queste che vi sto dicendo, ma a me fanno morire dalle risate ed è solo la punta dell'iceberg di ciò che questi facevano in Top Gear. Anything worse than an upturned plug for treading on in the middle of the night? A landmine. E come se non bastasse, la nona stagione iniziò con un episodio in cui veniva mostrato un incidente quasi mortale fatto da Hammond. Per battere un record di velocità misero un motore di un jet su di un'auto, la Vampire, spingendola a oltre 400 km/h. Durante questa corsa una ruota esplose per lo stress, facendo ribaltare la macchina e quasi uccidendo il pilota Richard Hammond, che per tantissimo tempo venne trattenuto in coma farmacologico che, dopo essersi svegliato, soffrì di perdita di memoria e vari altri problemi. Quando lui tornò in studio, la primissima cosa che gli venne chiesta fu se ora potesse essere considerato un disabile, passandogli dei fazzoletti nel caso non controllasse più le sue funzioni della vescica. This is the big question I guess everybody wants to know. You ready? Are you now a mental? Anche in questo caso alcuni si lamentarono di questo loro modo di porsi. Comunque, casini mediatici a parte, Top Gear era inarrestabile ed è un programma che andrebbe visto da chiunque a prescindere dall'amore per le macchine. Non era uno show sulle automobili, era uno show su loro tre amici appassionati di macchine che con esse facevano gli idioti, esattamente come fareste anche voi fra amici.
perché come disse anche James May al riguardo, You've driven a bus, haven't you? Yes, lots How of bus hard rides. is it? Easiest thing I've ever done. Really? Yeah. Seriously? Yeah. As easy as sitting here? Yeah, it's easier actually, because you're not being filmed. So you can have a joint. No, sorry. Lasciando da parte tutte queste clip che per quanto politicamente scorretti io reputo comunque molto divertenti, Top Gear venne anche colpito da tantissime controversie nel corso del tempo. Nel 2009 vennero accusati di omofobia in quanto una coppia omosessuale dichiarò di essersi vista negata la possibilità di partecipare al pubblico live di Top Gear, per quanto la direzione si dissociò dicendo fosse tutto falso. Clarkson, guidando per la Romania, disse, cito letteralmente, quindi mi dissocio, che fosse lo stato di Borat pieno di zingari e playboy russi. Hanno danneggiato irrimediabilmente una Jaguar C-Type storica. Hanno distrutto una Toyota Hilux contro un albero secolare rimasto poi danneggiato. Clarkson ha guidato una Land Rover Discovery sulle coste scozzesi danneggiandole. Hanno legato una mucca morta sul tetto di una macchina. Hanno preso in giro un incidente ferroviario. Durante lo special in Botswana hanno lasciato solchi fatti da auto nella pianura salata del Makgadid-Gadi. Clarkson ha definito il primo ministro Gordon Brown una stupida fighetta e uno scozzese idiota da un occhio solo. Clarkson ha detto di aver riso vedendo una donna col burka inciampare sul suo stesso vestito. Della Ferrari F430 speciale ha detto fosse da persone speciali, intendendo con ritardi mentali. Sempre lui ha messo in relazione una Toyota Prius all'Elephant Man. Ha guidato sgommando un'auto per la 90 Mile Beach, terreno sacro Maori. Ha inscenato uno scontro di due Peugeot dove anni prima era morta una donna proprio in un incidente in una Peugeot. Ha fatto degli stunt automobilistici vicino al London Cenotaph, memoriale per le morti della Prima Guerra Mondiale. Cose da poco, eh? Non è niente ancora. La BBC iniziò però pian piano a essere stanca di ricevere lettere di lamentele sui comportamenti di Clarkson, che sopportava perché comunque il programma andava decisamente bene. Ma i rapporti iniziarono a inclinarsi nella 19ª stagione di Top Gear, dove vi era uno sketch in cui Clarkson doveva scegliere fra due auto, iniziando a fare una conta, la classica conta inglese Ini, Mini, Mini, Mu. Se non fosse che uscì, non si sa come, un take che doveva essere tagliato in cui Clarkson diceva la N-word. If you listen very carefully with the sound turned right up, it did appear that I'd actually used the word I was trying to obscure. I was mortified by this, horrified. It is a word I loathe, and I did everything in my power to make sure that that version did not appear in the programme that was transmitted. In fact, I have here the note I sent at the time to the production office, and it says, I didn't use the N-word here, but I've just listened through my headphones and it sounds like I did. Is there another take that we could use? A rovinare ancora di più tutto ciò ci fu un'indagine della Ofcom sullo special in Birmania, dove Clarkson si riferì a un uomo asiatico usando un termine molto dispregiativo. E come se non bastasse, durante lo special in Argentina si suppose che Clarkson stesse prendendo in giro le nazioni usando targhe che richiamavano la guerra delle Falkland, causando letteralmente la fuga dallo Stato di tutti e tre, in quanto ricevettero lettere di morte e addirittura l'avviso che un killer fosse sulle loro tracce. James May in seguito dirà che le targhe fossero casuali, mostrando anche l'atto di vendita con scritto quando vennero registrate. Ma questi eventi, così vicini fra loro, portarono la BBC a richiamare ufficialmente Clarkson, che era comunque il responsabile di Top Gear, dandogli una sorta di ultimatum. La 22ª stagione fu quindi l'ultima stagione del trio e il 25 marzo 2015 il contratto di Clarkson non venne rinnovato dalla BBC. Tecnicamente non licenziato, semplicemente non rinnovato. Ma perché? Beh, mentre filmavano lo special della 22ª stagione, la sera, il catering servì a Clarkson una bistecca diventata ormai fredda, di cui lui si lamentò con alcuni produttori esecutivi di Top Gear lì presenti. Questi provarono a sdrammatizzare, ma lui di tutta risposta non solo li attaccò verbalmente, ma ne colpì anche uno, Oshim Timon, in volto con un pugno. Allontanato dal set, l'episodio venne chiuso con solo Hammond e May a salutare gli spettatori, nel primo episodio di Top Gear che finiva con un addio e non con una buonasera, e senza l'ending finale. Anyway, we hope you enjoyed those films, and all that remains now is for us to say thank you for watching. Yes, absolutely. Thank you very much for watching, and, well, goodbye. Goodbye.
La situazione divenne un caso nazionale, con giornalisti che iniziarono a chiedere a tutti, dirigenti e presentatori, cosa sarebbe successo. Non volendo continuare senza Clarkson, Richard Hammond e James May abbandonavano anche loro Top Gear definitivamente. Finiva una vera e propria era televisiva dopo 13 anni del trio e 25 di Clarkson. Can Top Gear continue? I'm sure Top Gear will continue in some way. It existed before us. It's been reformatted several times. Will you stay at Top Gear? Well, I don't want to talk about that too much, but I think we're very much, the three of us, as a package. It works for very complicated reasons that a lot of people don't fully understand. So that will require a lot of careful thought. And what about a possible replacement for Jeremy? Who would you be prepared to work with? Who would you like to work with? Much as I think he's a knob, I quite like working with Jeremy. Per onor di cronaca, anche se non interessa effettivamente la nostra narrazione, Amazon assumerà tutti e tre per un nuovo show chiamato The Grand Tour, che per quanto sia il ritorno di tutti e tre con un budget stratosferico, secondo me non raggiungerà mai effettivamente i livelli di Top Gear. Can anyone see an Aston Martin anywhere? Hello? Hammond? I found a car here. It's a Toyota. And they're dogging. They really are, actually. That's quite embarrassing. Yeah, they're driving away now because they realise. Hello, sorry, panel. Nothing to see here. Top Gear, d'altra parte, verrà affidato dalla BBC ad altri conduttori a rotazione, ma non dico sia un fallimento, ma le 9 stagioni non sono effettivamente neanche 1/10 di quanto fossero potenti con Clarkson, Hammond e May. On a scale of 1 to 10, how thrilled are you that Top Gear is nowhere near as successful now that you're not on it? It's a hard face to pull, this one. Let me try. Because the other guys are always very generous and always saying... Yeah, James and Richard always say, no, it's a shame. We wish them all the best. I don't. Ma per oggi è tutto. Lo so, è un video davvero approssimativo, ma non volevo tirare fuori qualcosa di lunghissimo, bensì soltanto introdurre un discorso che magari in futuro potrò nuovamente toccare più nello specifico in altri ambienti. Diciamo che non so quanto in Italia sia interessante ascoltare qualcuno parlare di un programma inglese. Boh, vedremo. Io comunque sono OceloTMDB, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like, passando tutti i social che appaiono a schermo e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Clarkson! I know it's you, you insufferable oaf. I'm on the bloody throne.